qui. Ma perché non si scende nel bosco? Sta zitta. Voi qui, io lì e te laggiù. Qui va benissimo, dammi. Nanni, ma non sarebbe meglio scendere giù nel bosco, sai, nel folto? Un posto meglio di questo non si trova. Ci ho pensato bene. Cosa credi che abbia fatto in prigione 2 mesi? Ti trovava tanto bene che pensava tutto il tempo, giorno e notte. Appena esco voglio ringraziare qui bravamo di Stefano, mi ci ha mandato. Che spari? Io dico che un sente. Sente. Allora siamo intesi. Se lui tornasse indietro, comunque tu mi guardi. Voi laggiù. Johnny Sigaro. Dammi Sigaro. Senti, a me Stefano non mi ha fatto nulla, io vado via. Sta fermo lì, tu ti vergogni. Come t'ha fatto nulla? Una levava la patente anche a te. Gli ha rotto le scatole a 4 paesi. Già svenuto. È fuori combattimento. Svelti, prendete i fucili. Oh, Ani! Ci troviamo nel bosco. Pilare. Svelti, slegatelo. Faille. Imparerà a mandare in galera la gente. Ma non è per me soltanto.
Vedrai che ora si respira tutti. Se lo sanno a Monticiano e a chiusure, scommetto fanno festa. Credeva di farci paura. Ma gli passerà per un pezzo la voglia di levare la patente. La licenzia a noi la patente. Stefano! Stefano! Ho scodellato la minestra! Stefano, per piacere, vieni a darmi una mano. Aspetta, aspetta. Di cosa guarda? È stato un incidente. Un incidente, capito? Buonasera, Cipolla. Buonasera. Vai, lascia stare. Vieni qui. Eccolo, eccolo. Va. Oh, come siamo partiti? 2-1, no? 2 noi però, Sì, poi Ah, altri. va bene. Senti, io ci metterei un carico. Già in carico. Sì, va avanti. Ce l'hai una briscolina? Oh, ina però, Va bene. E questo? Accidenti, tu sei sempre pieno di briscole. Aspetta. Mettili qui. Punti? Punti in tutti i giochi, vai.
3. Altri punti. Beh, non mi chiedete come ho fatto a conciarmi la faccia in questo modo? Noi altri siamo gente di molto discreta, Stefano. A raccontarla non si crederebbe. È stata una caduta. Oh, questa! Ma tu potevi avere un po' più d'attenzione, benedetto uomo. O come tu sta, Coppe? Non c'è male. Allora la piccola spada, È andata così. L'altro giorno venivo da Catignano. Sulla provinciale, al ponte della Pieve, c'era un camion di Milano che era andato fuori strada. Mi misi a spingere anch'io. A un tratto il conducente mette in moto, il camion parte e io vado a sbattere contro il palafango. Cose dell'altro mondo. E voi cosa gli avete fatto al conducente? Per ora ho preso il numero. Il conducente, e meno gli posso fare ti mettilo dentro e ti levargli la patente. L'ammazzo? Ammazza, ammazza. Fermo, che sta le belle passate sulla presa di Ostia questa. Scherzavo. È uno scherzo. Sì, se tu scherzi. Gesù Maria, Stefano, che avete fatto? Oh, Armida, buonasera. Niente, stavo appunto raccontando qui a cosa quello che mi era capitato. L'altro giorno ero andato a Catignano per la fiera dei cavalli. Al ritorno sulla provinciale, poco prima di arrivare al ponte della Pieve, trovo un camion con la targa di Milano che era andato fuori strada. Mi misi a spingere anch'io. Il solito sigaro, Stefano? Sì. Sai, si è fatto male contro un camion. Ma non si mangia stasera. Ce l'hai una briscolina? Vado a scodellare la minestra. Troppo chiaro. Va bene però. Arrivederci, Stefano. Buon appetito, Stefano. Oh, Nanni, ormai ci se ne può andare anche noi, la partita la mi fa finita. Giusto? Ciao, Nanni. Addio a stasera. T'ho già detto tante volte che non voglio che tu dia confidenza agli uomini. E Stefano poi, che mi ha mandato in galera appena sposato. Sì, ma ora sei tornato e non te ne andrai più. Mentre ero dentro pensavo continuamente. Ora l'Armida di nuovo a Firenze. Ritroverà gli amici di prima e ricomincerà la vita di prima. Cosa dici? Tutte le volte che venivi a trovarmi mi domandavo, chissà chi è che l'ha accompagnata fin qui. Bada che se vengo a sapere che mi hai nascosto qualche cosa in quel mese a Firenze, io... Nanni, non ricominciamo. Hai ragione, scusa. Ma devi capirmi. Ti voglio tanto bene. Dammi il cacciavite. Buongiorno Cipollo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Almida. Buongiorno Stefano. Buongiorno Rosa. Buongiorno Lida. Aspettate Stefano. Ecco, prendete qui. Sono speciali. Li ho messi da parte apposta per voi. Ah, grazie Almida, siete un angelo. In cambio vi do una notizia che vi farà certo molto piacere. Molto bene, molto bene. Grazie, Lo vedo, devo pagare. Che faccia scura avete, amico mio. È vero che gli uomini non sono mai contenti. Siete giovani, gli affari vi vanno bene. Avete una bella mogliettina. Io non mi lamento di nulla, Stefano. Andiamo, Nanni. Davvero non metterete mai da parte il rancore che avete contro di me? Vittorio, la cassetta. Una volta ho fatto il mio dovere. Mi dispiace di averlo fatto perché mi siete molto simpatico. Ma oramai sono passati 2 anni. Si potrebbe mettere una pietra sopra. Io sono sicuro che noi due potremmo andare molto d'accordo. Tante espansioni, Stefano. Scommetto che me ne state combinando una. Con voi non c'è nulla da fare, che brutto carattere avete. Povera moglie vostra, come la compiango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Mia moglie non vuole la compassione di nessuno. Signor Conte, buongiorno. Buongiorno Beppe. Buongiorno, signor Conte, bentornato. Grazie Antonietta, come va? Non c'è mai. Questa è la bambina, com'è cresciuta? Quanti anni ha ora? 3 anni. Già l'ho vista piccina piccina, non camminava ancora. Come passa il tempo. Beh, arrivederci Antonietta. Arrivederci, Conte. Buongiorno, signor Conte, ben arrivato. Buongiorno Cucciolo. Buongiorno signor Conte. Oh Pino, come va? C'è male, via. Nanni è dentro? Sì, già dentro. Arrivederci. Arrivederci. Nanni! Oh, ben arrivato, signor Conte. Salute amici, come va la vita? Nanni, fatti vedere, ma non mi guardare a quel modo. Mi sembra di essere un fantasma. Va bene che vengo dall'altro mondo. È la sorpresa, signor Conte. Non mi par vero, non tornavate mai. Ma sapete che l'America in tutto questo tempo non va cambiato per nulla? 5 agosto 1920, domani fa 2 anni che manco. L'America stava per cambiarmi, ma me ne sono accorto in tempo e sono scappata a gambe levate. Te piuttosto ti trovo cambiato. Infatti, c'è qualche cosa di nuovo nella mia vita, signor Conte. Ho preso moglie. Ci sei cascato! Questa sì che è una novità, Nanni ammogliato. Eppure mi ricordo che fin dall'età di 7 anni eri contrarissimo al matrimonio. Queste cose non si può mai sapere, signor Conte. Scusate un momento. Amica! Amica! Alla villa vi aspettano, ho fatto preparare tutto. E come hai saputo che tornavano? Non ho avvisato apposta. Signor Conte, tutto questo tempo, ogni volta che venivo a Firenze, passavo dal vostro cameriere e mi informavo quando tornavate. Diavolo d'un uomo, sai sempre tutto tu. Mia moglie viene subito. Dobbiamo bere. Una bottiglia di vino bianco? No, Nanni, grazie, ora no. Questa sera semmai. Ora non mi posso fermare. È un vermouth, allora. Ho preferito un americano. Beh, vada per l'americano. Il limone. Buongiorno, signore. Buongiorno. Oh, amico, questo è il conte Paolo, del quale ti ho tanto parlato. Sì, Nanni ed io siamo amici d'infanzia. È stato lui che mi ha insegnato a tendere il fucile. E siete stato voi che mi avete insegnato a cacciare in bandita. Se vostro padre avesse saputo chi è che gli rovinava tutte le covate dei fagiani. Molto? No, no, giusto. Ecco, basta così. Allora, evviva! Al vostro ritorno. Agli sposi. Beh, Nanni, ora io devo andare alla villa. Buonasera, signora. Buonasera, Almira. Ci vediamo domani, eh? A domani, signor Conte. Che cacciate vogliamo fare quest'anno? Una cagna che è una meraviglia. Sì. Vedete come riporta, guardate. Leda. Brava lei. Bella bestia. Vai. Vieni, Brava lei. Fa brutte figure, Vieni. Senti, l'hai istruita te? Si capisce. Beh, allora quest'anno faremo le cose in grande sul serio. Addio. Arrivederci, signor Conte. A domani. Arrivederci, Stefano. O da quanto tempo si è sposato, Nanni? Saranno 2 anni ormai, signor Conte, poco prima che voi partiste per l'America. L'ha conosciuta a Firenze un bel giorno, senza dir niente a nessuno, l'ha sposata e l'ha condotta qui al paese. Monta pure. Grazie, signor Conte, ho qui il cavallo. Devo fare una commissione. Arrivederci, allora. Riverisco, signor Conte. Hai visto? Te lo dicevo io. Niente aria, niente superbia. Lui è come noi, è uno dei nostri. Siamo cresciuti insieme, capisci? Nelle bandite del padre il peggior bracconiere era lui. Un giorno manco poco ci rimanesse sotto le schioppettate d'un guardia. Nanni, Chi è? sono io, Stefano. Vado a parlarvi. Ah, vengo. Andiamo di là.
non si fatta Su, Porina, andiamo. È stata più la paura che altro. Andiamo. No, grazie. Oh, e dico, ma è così che si va per la strada? Ma che avete, vi sentite male? Non è niente, scusate. Come non è niente? Siete così pallida, dovete prendere qualcosa. No, grazie. Vi assicuro che non è niente. Ora devo andare. Ma aspettate, voi non potete camminare così. Lasciate che vi accompagni io con la macchina. No, grazie. Ma perché? No, non mi accompagnate. Buongiorno. Chi pacco? Buongiorno, signorina. Scusate se vi ho seguito fin qui. Posso avere il piacere di accompagnarvi? Buongiorno, signorina. Ma insomma, si può sapere che cosa volete da me? Una cosa soltanto. Conoscere il vostro nome. E se ve lo dico mi lascerete in pace? Ve lo prometto. Mi chiamo Armida. E io Paolo. Paolo Martorelli. E sono molto felice di avervi conosciuto. Sì, ma ora vi prego, andate via. E non cercate di seguirmi mai più. Se no mi costringerete a non uscire più di casa. A proposito, dove abitate? Siete abilissima nel far perdere le vostre tracce. E voi siete abilissimo nel dar noia alla gente. Insomma, ve ne volete andare? Me ne vado, obbedisco. Non solo, ma non vi seguirò più, perché voi verrete domani sera alle 7 al Lungarno Soderini. Siete un impertinente. Allora siamo intesi, domani sera alle 7 al Lungarno Soderini, non fatevi aspettare. Eravate qui. Armida. Armida, perché vi siete nascosta? Volete dirmi perché? Armida. E voi sentite?
Ah? Mi hanno detto che in questa mescita, la figlia della padrona, una ragazza magra, bruna, si chiama Armida. Allora è qui. Non so mica niente, io non sono pratico, sono di Bologna, forestiero, camionista. Una macchina, che lei? Una macchina. Oh, che bel giovanotto. E vieni qui, oh. Scusate, signora, potrei parlare con la signorina? La signorina? Che signorina? La signorina Armida non abita qui. Sì? E chi devo dire? Sono il conte Paolo Martorelli. Il conte Paolo Martorelli, conte Paolo Martorelli, oh, Dio mio, sono desolata, non mi trovate in questo stato. Per carità. Prego, accomodatevi. E vado subito a chiamare la mia figliola. Un minutino solo, dai. Il conte, e c'è il conte. Signor Conte, sono proprio mortificatissima. L'Armedina non può venire, non si sente bene. Niente di grave? Che? Ma sai che lei è delicatina, lei è un gingillino. Oddio, se il signor Conte volesse, magari in un altro momento, vero? Ecco, farò così. E ritornerò. E fatele tanti auguri da parte mia. Grazie, presenterò. Grazie, padrone. Buongiorno. Senti, se un'altra volta tu mi fai fare una figura come questa, una persona così per bene, un conte. No, la principessa è un ricetto. Mamma, non ho voglia di discutere. Ci mancherebbe altro che tu ti mettessi a discutere ora. No, eccolo qui quest'altro bel mobile. Nanni. Oh, come voi avete fatto a scappare di prigione? Oh, Non sono scappato. Sono uscito 15 giorni prima per via dell'amnistia. Ma non abbiate paura, vi toglieremo il disturbo stasera stessa. Partiamo con la corriera delle 6. Contenta? Sì. O cos'è? Tu fatti vedere. Voi mentite peggio di Giuda. Ma questa me la pagherete, ve lo prometto. Va bene. Vuol dire che mi sarò sbagliato. Si tratta di vostra moglie e nessuno meglio di voi può sapere quello che faceva a Firenze quando voi stavate in prigione. Ma il conte era già in America. No. Sapete benissimo che si imbarcò 3 giorni dopo che voi usciste di prigione. Si imbarcò il 5 agosto e voi vi rilasciarono il 2. Se ci tenete a saperlo, fece quel viaggio appunto perché l'Armida un bel giorno se ne andò via senza nemmeno salutarlo. Non è possibile. Non posso credere questo di Armida. E di Paolo. Non ci crederei nemmeno se lo vedessi coi miei occhi. Quando è così, scusatemi se vi ho disturbato. Ma non avete visto nemmeno la loro faccia quando stavano di fronte l'uno all'altro? Quando bevevano?
patire. Date retta a me. Ora con l'Armida e col Conte fate finta di niente. Io intanto sorveglio lui e cerco di scoprire le sue intenzioni. Vedrete che cadranno nella rete come due tordi a novembre. E ora coraggio, Nanni. Fate come la posta. Occhi aperti, orecchi tesi e neanche una parola. Nanni, la minestra si raffredda. Va bene, vengo. Allora arrivederci, Nanni. Ma perché me l'avete detto solo ora? Finché il conto era fuori, mi sembrava inutile. Forse era meglio se non mi dicevate nulla nemmeno adesso. Arrivederci. Arrivederci. Vieni avanti, Stefano, mi hai fatto quasi paura. Buonasera, signor Conte. Tira un'aria da fantasmi qui, non so, per quasi di non riconoscere più queste mura, questi mobili, questi quadri. Ma chi c'è lì dietro a te? E Faille, signor Conte. Era andata ad aggiustare la luce in fattoria e ha chiesto di potervi salutare. Bentornato, signor Come Conte. va? Era ora di rivedervi ormai, eh? Tutte le sere non facevamo altro che parlare di voi, con Nanni e gli altri. Ah, te sì che ti riconosco, caro Faille, soltanto ti trovo un po' dimagrito. Non è vero, signor Conte? Tutti mi dicono lo stesso. Beh, come vanno le cose che stanno nella mia bandita? Lepri ce n'è? Io non posso dire nulla perché in bandita non ci sono mai stato. Starne? Io non ho visto nessuna. Ma Fagiani? Alti se ne vuole, signor Conte. Non faccio per dire, signor Conte, ma in bandita, da quando la guardo io, nessuno ci ha messo più piede di questi signori. Neanche Nanni. Lui meno che gli altri. È vero, signor Conte. Con Stefano si scherza. Mi fa piacere, voglio metterti alla prova. Dio buono, quante ne ha passate il tuo predecessore. Allora erano in due in bandita da noi e mio padre. Uno era Nanni e l'altro ero io. Già, lui non se ne può ricordare, eh. A quell'epoca il vostro paese vi faceva un altro mestiere, non è vero, Stefano? Ma questo non toglie che ora sappia fare bene quello del guardiacaccia. Beh, buonanotte, signor Conte. Buonanotte, Faille. Buonanotte anche a voi, Stefano. Non ci pensate. A che cosa? A dispiaceri. Buonanotte. Buonanotte.
Mi sembra che voi due non ve la intendiate troppo. È successo qualcosa? No, niente, signor Conte. Soltanto a fare il proprio dovere la gente non ti vuole mai bene. Buonanotte, signor Conte. Dove vai ora? Giù nel burrone. Voglio vedere se mi riesci di tirare un tasso che mangia tutto il grano. E non mi dicevi niente. Come osi fare un torto simile al tuo padrone che da 2 anni non spara più un colpo? Pensavo che fosse stanco del viaggio. Andiamo, andiamo, non facciamo aspettare il tasso. Ma questo o non è il retrobottega della tabaccheria? Sì, signor Conte. Ma allora bisogna chiamare Nanni. Quello si offende se sa che sono andata alla caccia del tasso senza dirgli niente. Ora lo chiamo. Per carità, signor Conte, andate via. Se vi trova mio marito, guai. Andate via, andate via. In nome di Dio, vi prego. Presto, signor Conte, non c'è tempo da perdere, venite via. Ma Stefano che ti piglia? Niente, vi spiegano poi, venite via, via. Giù, signor Conte, giù. Stefano, sei impazzito, mi spiegherai. Tacete e guardate. Silenzio, per carità. Quello spara, è pazzo furioso. Sì, ho sentito dire, ma anche hanno a Chiusino. No, questa volta sembra fatta sul serio. Che roba è? Pirite. Ciao Nanni. Buongiorno. Macedonia. È venuto un ingegnere da Milano. Hanno fatto delle prove e insomma sono 15 giorni che lavorano. Autocarri, baracche, operai, macchine. Un'ira di Dio. Saranno più di 200 persone. Beh, addio Nanni. Arrivederci, Cecchi. Se sono rose fioriranno. Speriamo. Di Nanni, la sai la novità? Stefano è diventato matto. Ieri sera passavo di qui dietro a casa tua per andare alla caccia del tasso. E passando qui di dietro a casa tua ho visto illuminato. E allora volevo chiamarti. Ma Stefano mi ha preso per un braccio, mi ha scongiurato di scendere subito. Insomma, mi ha costretto di forza ad andare giù a nascondermi dietro un cespuglio. Quando ho ripreso fiato avevi già chiuso l'uscio. L'avete poi preso il tasso? Ma con tutto il chiasso che abbiamo fatto scendendo giù. Peccato. Beh, Nanni, tu hai da fare, io me ne vado. Arrivederci. Riverisco, signor Conte. Buongiorno, Annina. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno. Scusa. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno, Nanni. Dio. Buongiorno, signor Conte. I giornali ancora non sono arrivati, la Corriera fa ritardo oggi. Tua moglie come mai non si fa più vedere in tabaccheria? Mia moglie sta poco bene. Sai perché mi hanno detto che sei tu che la tieni chiusa. Se ne dicono tante. Dai qua, porto io. Buongiorno, Nanni. Buongiorno, Stefano. Pecorino? Sì, pecorino. Oh Nanni, una bottiglia di quelle tappate.
è domenica oggi. Io ho una di 14, Nanni. Senti, Nanni. Senti, Nanni. Noi siamo amici fin da quando siamo nati, si può dire. Io non vorrei mischiarmi nei tuoi affari. Ma non ti sembra un errore trattare quella disgraziata a quel modo senza che abbia fatto niente? Signor Conte, a mia moglie fino a prova contraria ci penso da me e non accetto consigli da nessuno. Errore per errore preferisco sbagliare da me. Scusa, l'errore è tutto mio. Credevo di parlare ad una persona e invece mi accorgo di averne davanti un'altra che non ho mai conosciuto. Addio. Andiamo, Stefano. Subito, signor Conte. Calma, calma, Nanni, così rovinate tutto. Finalmente si vede. Oh, bravo Nanni. Ma che tu hai fatto? Non venivi mai? Nanni è cambiato che non lo si riconosce più. Peccato, non avrei mai immaginato che la nostra amicizia dovesse finire così. Ma che cosa gli ho fatto? Ecco, signor Conte, voi sapete come sono in paese. Si è saputo che voi conoscevate l'Armida fin da Firenze. Hanno visto com'è cambiata l'Armida da quando siete arrivato voi. Lui più scuro che mai. Voi capite, si fa presto a fare delle supposizioni. E Nanni? Nanni, pagherei per sapere quello che ha in testa. Ecco la corriere. Vado a prendermi il giornale, signor Conte. Sì, vai. Gesù Maria Biagio, ben arrivata. C'ho tutte le ossa rotte. Mi tenete per piacere. Se non era per la mia figliola mi sarei arrampicata quassù neanche a morire. E la mia roba, Giovanotti, mi fa cotti. Sì, io pare la mia Armidina, che in un buco come questo la doveva capitare. La meritava di meglio, eh? Una ragazza come oggigiorno non se ne trovano più, signor Paille. Non se ne trovano più. La mia valigia, oh. La valigiona. Eccola qui. Oh, e ora di dove si va, eh? Di qua. Ma chi si vede? Il signor Conte! Ma come posso, dopo tanto tempo? Ho un'eravata in America, signor Conte, che ce l'avete ancora quella bella automobile, grossa, grossa. Che bel giovane siete sempre voi. Ma come mai da queste parti? E l'Armidina, l'avete vista? Ma guarda, in combinazione, che vi ci fermate molto lassù. Oh, siete voi, Zelinda, ben arrivati. Grazie, Nanni, grazie, come va? E come subito? Sto parlando un momento qui col signor Conte. Signor Conte, io sono proprio contentona d'avervi rivisto, ma ora vi devo lasciare. Mi dispiace, ma come si fa? C'è la mia Armidina, capito? La mia Armidina è tanto tempo che non la vedo. Spero, signor Conte, non mancherà l'occasione di ritrovarsi, vero? Piacere. Arrivederci, signor Conte. Arrivederci, Armidina! Armidina! C'è la mamma lì! Io che appetito mi ha messo addosso questo viaggio. Ma lo sai, tu ti sei sciupata, fa paura. Scommetto non ti dà neanche abbastanza da mangiare, dico, giovinotto, lo sapete che io ci metto a pigliare la mia figliola e riportarmela a casa io, vero? Lascia andare, mamma. Ha anche ragione, poverina, sono arrivata ora. Domattina riparto, non voglio vedermi dintorno dei musi lunghi. Oh, che bella insalatina, va, un pochino. A proposito, Armidina, ma lo sai, io ho incontrato l'altro giorno a Firenze, te lo ricordi il ragioniere Benedettini? Quello della banca di sconto, eh? Ma ha domandato tanto di te. Zelinda, se voi lo fate apposta per provocarmi. Sentilo lui, si potrà neanche più parlare con la gente, neanche io, alla mia tenera età. Io ti dico, sono cose che non si possono sentire. Ti prego, mamma, via. Che sta zitta anche te, che la colpa è un po' anche tua. Gli uomini sono come i succhi, cara mia. A frustate bisognerebbe trattarli. E avrebbe bisogno di provare un po' a essere i miei mariti, tu Nanni. Tu lo vedresti come gli passerebbero alla lesta certi grilli dal capo. Come lo sentivo? Come lo sentivo, le cose mi sarebbero andate bene. È inutile. Cuore, mamma, mai non si inganna. Basta. Tu l'ha voluto tutto, lo devi tenere. Non cazzo un rollo. Non mi piace il caso, va? Oh, guarda. Mi
Compiangete la povera bruna, che dell'ago si è rotta la cuna, alla mamma non ti posso ascoltare. Eccolo qui, non mi fai morire. Dalla passione, eccolo qui, non mi fai morire. Buongiorno, Armida. Buongiorno. Mamma, questo è Stefano, il guardiacaccia del conte. Buongiorno, si stava a guardare. Bello, quanto grano. È la prima volta che viene qua su la signora. Sì, sono venuti a trovare la mia Armidina. Che bei posti. Belli, Volete vedere il panorama dalla torre? Magari. Ma no, mamma. È un panorama magnifico. Ci vengono anche i forestieri. Nei giorni chiari si vede fino a Volterra. Ma che bellezza. Lascia stare, mamma, disturbiamo. Disturbiamo? Ma che? Non c'è nessuno. Io vado a prendere la chiave dalla fattoressa. Intanto potete avviarvi. Tu sei sempre così, sempre la stessa. Disturbiamo, non vorrei disturbare. Dio mio, per un giorno mi prendo un po' di svago, lasciami fare, no? Salute, Armida. Sono Zelinda, volete favorire? Grazie, noi andiamo a visitare la torre. Ah, buona passeggiata. Grazie. Andiamo, Stefano. Signor Conte, domando perdono se ho fatto attendere, ma c'è l'Armida che chiede il permesso di salire in torre. Permesso di salire in torre, proprio oggi. Perché, signor Conte, è venuta insieme a sua madre e hanno insistito tanto. Beh, allora in questo caso... Vincenzo, pensa tu ai cavalli. Buongiorno, Armida. Buongiorno. Buongiorno, signora, come va? Avete visto la trebbiatura? Sapete che di lontano vi si piglierebbe per sorelle. Signor Conte, Accomodatevi. con permesso? Contenta che sia arrivata la mamma? Certo, molto. Signor Conte, allora non monta più? No, per oggi no, vai. Mi fa piacere questa occasione perché ho bisogno di parlarvi. Veramente io non volevo venire, ma è stata la mamma. Armidina! Armidina! Come le alza! Vieni a vedere, Armidina, vieni a vedere! Oh, signor Stefano, questa deve essere di molto antica, deve essere dei tempi di Dante per Certo, permesso. Signor Conte, ok, anche signor Conte. Come no, vi faccio da guida. Bravo! Non gli fanno paura a lui gli scarini. Si è tanto giovane, che Dio lo benedica. Scusate se passo prima. Ma anche voi non siete in gamba. Non vi fanno paura neanche a voi gli scarini. Un pezzo d'uomo gli è. Attento al primo gradino. Gesù mio, me le buio qui dentro. Dio mio, quanti ragnateli. Non ce la fate mai un po' di pulizia qui dentro. Attento, Sarmidina, alle ragnatele, non ti vada nei capelli. Signor Stefano, la mia figliola da 2 anni che lei è in questo paese, e scommetto che non c'era mai stato quassù. Sa cos'è? Lei è timida, la non si arrischia. A dar retta a lei non salterebbe mai in nessun posto, ma un divertimento, ma una distrazione. Nel suo carattere, va, poverina. Oh, mamma mia, ma le alza, non ci si arriva mai. 237 scalini. Non mi fanno mica paura. L'anno passato sono arrivata in cima alla torre di Pisa. Che avete? Vi sentite male? Non è nulla, grazie. C'è una rampa soltanto, coraggio, signore. Perché non sono mica stanca? E che tu fai? Vai pure tu, mamma. Io mi fermo un momento qui. Mi gira un po' la testa. Una mica nulla, sa, signor Conte. L'Armidina l'è sempre stata così. Anche a affacciarsi dal terzo piano e le viene il capogiro. Su, siamo quasi arrivati. E voi. La gioventù d'oggigiorno, signor Stefano? Se avevo gli anni della mia figliola, a quest'ora ero bello in cima io. Andiamo anche noi. Ma no, non potete salire in torre se soffrite di vertigini. Non importa, andiamo. Non posso restare sola con voi. Ma perché, Armida? Riposatevi un momento. Anche l'altra sera io non ero venuto per quello che credete. Volevo chiamare Nanni.
Ma come avete potuto pensare che io facessi proprio a Nanni una cosa simile? Ma levatemi una curiosità. A Firenze eravate già fidanzata con Nanni? Oh, che bellezza, che panorama, che bella campagna. Vedete, Tenilda, tutto quello che si vede da qui, fino a quella collina lassù, è proprietà del signor Conte. Tutta roba sua. Sì. Mamma mia, l'avevo capito subito io, eh. Appena lo vidi 2 anni fa, lo dissi subito alla mia figliola e deve essere un gran signore, l'avevo capito. E c'ho un occhio io, è inutile. Ma non vorrete dirmi che eravate già sposati? Non è possibile, Nanni non vi avrebbe lasciato a Firenze dopo le nozze. Perché non parlate? Mi ero sposata da poco. Ero appena arrivata qui al paese e Nanni l'hanno messo subito in prigione. E allora sono dovuta tornare a Firenze. Ma allora era lui che andavate a trovare alle carceri tutti i giorni. E Nanni in prigione. Perché? Per caccia imbandita. Fu Stefano a denunciarlo. Come mi impedisci? Se l'avessi saputo l'avrei impedito. Vi ricordate quando venne alla Mescita? Ce ne volle per trovare il vostro indirizzo. Nanni lo liberarono proprio quel giorno. Arrivò appena voi usciste. Partimmo la sera stessa. Beh, ora non mi resta che una cosa da fare, andar via. Scriverò a Nanni e gli spiegherò tutto. Sì, andate via, per carità. È meglio. Andate via. Ma voi perché non mi diceste tutto allora, benedetta ragazza? Perché? Perché? Perché vi volevo bene. Che meraviglia! Peccato tu non sia salita Armidina e si vedeva mezzo mondo, lei tutta roba del signor Conte, oh! Tutta roba del signor Conte, lei! Signor Stefano, signor Stefano, e vai infatti l'uno per l'altra. Poi dalla mia Armina. Avesse dato retta alla sua mamma. È inutile, signor Stefano, l'esperienza nella vita non è una gran cosa, l'esperienza. La crede a me. Lo scrivete. Qui sulla carta del pane, quello che ci vuole. Firmate soltanto con un anno. Così potrete avere questa sera stessa la prova definitiva. Su, scrivete. No, non posso far questo. Ho capito. Avete paura di scoprire la verità. Povero Nanni, che pena mi fa. Eravate un uomo quando l'ho conosciuto. Nanni, E adesso? porta un altro mazzo di carte. Queste sono sporche. Vittorio. Ma voi capite cosa significa per me aver la prova che quello che mi avete detto è vero? È giusto, Nanni. Per la vostra tranquillità è meglio che non se ne faccia di nulla. Va bene. Farò come mi avete detto. Però badate che... So quello che volete dire. Mi pare che parlerei così se non fossi sicuro del fatto mio. Arrivederci, Nanni. Vi farò sapere qualche cosa. Arrivederci. Una parola, Stefano. In cosa posso servirvi, caro Faille? Che vi ricordate che vi capitò 2 anni fa a volere spingere qui il camion che si era interrato? Ricordo. Ma questo conducente è mio amico. Adesso lascia fare, continuiamo la partita. Voce, piglimi posto. Ora vi insegnerò io, messi giù a scopone. E che voleva Stefano? Nulla. 2 toscani. E c'è stata mezz'ora per scegliere 2 toscani. Forse anche di più, che te ne importa a te? Guarda, Nanni, tu stai commettendo un errore. Stefano t'ha incantato. Ormai per lui non guardi più ai vecchi amici. Ti dimentichi però che Stefano gli ha un conto grosso da regolare con te.
E tu dimentichi che a me gli impiccioni non sono mai andati. Vittorio! Sono qua. Vieni giù. Oh, Stefano. Allora è proprio deciso. Purtroppo sì. Pensare che stasera avevo una mezza idea di tornare al tasso. Che peccato. Sarei venuto volentieri, ma non c'è niente da fare. Ho ricevuto un telegramma. Affari urgenti a Firenze e non so nemmeno quando tornerò. E per quest'anno addio caccia. Quando partite? Subito vado a chiudere le valigie. A fra poco. Conte è già salito, perché arrivi soltanto adesso? Scusate, ho corso quanto ho potuto. Posso andare di sopra? Lo sapevo che non ci si poteva fidare di te. Dammi il biglietto. Nanni mi scriverà, mi ha detto che è assai importante. Sei capace di fare una cosa? Non credo. Dite. Guarda, c'è pericolo. Ma io non ho paura. No? E allora vieni, fai sentire. Nanni. Ah, Nanni. Sentite, ve la prenderete con me, ma sono contento di darvi una buona notizia. Che c'è? Il conte è un vostro vero amico e non ha mai pensato a farvi torto. Ha ricevuto il biglietto. Io ero presente. Quando ha capito che era di vostra moglie, quasi non l'ha voluto leggere. Subito l'ha stracciato. Poi mi ha detto queste precise parole. Vada a Nanni e senti se stasera vuol venire con noi a caccia del tasso. Alle 11 giù nel burrone. Cos'hai? Ti sei fatto male? Molto male? Dì. Oh! Oh! Beh, insomma, sono contento per voi che le cose stiano così. Mi ero sbagliato, ecco tutto. Ma lo facevo per il vostro bene e non dovete serbarmelo ancora. Oh, nessun rancore, Stefano. La colpa è mia. Avrei dovuto buttarvi fuori fin dal principio. Ma non ci pensiamo più. Del resto non ci ho mai creduto. Conosco troppo bene Paolo. Voi non potete capire. Quando io e lui correvamo per questi boschi, chissà dove eravate voi. No, non vi servono ancora. Voglio dimenticare tutta questa storia al più presto. Stanotte alle 11 avete detto? Alle 11. Buonanotte, Nanni. Buonanotte. Buonanotte, Bosci. Buonanotte proprio, dormite bene. Grazie. Buonanotte, Nanni. Buonanotte. Buonanotte. Oh, che mi fa accendere? Arrivederci. Addio, Gino. Addio. Buonanotte. Buonanotte, Nanni. Buonanotte. Nanni.
Lasciami passare. Ma va, smettila. Lasciami entrare, Dio. Ma fammi piacere, è tardi. Lasciami entrare. È tardi. Ti dico, lasciami entrare. Oh, lasciami entrare. Pazienza ci vuole con te. Ho da parlare. Tu ne hai sempre una nuova. Se dipendesse da te, non chiuderei mai. Beh, sono contento tu sia allegro. Oggi non ti si poteva parlare? Lo so. Stasera invece sono felice. Tu non puoi sapere che cosa significhi ritrovare un amico che si credeva perduto per sempre. È la più grande di tutte le felicità. E tu sai come sia triste vedere un amico completamente impazzito che prepara la sua rovina con le proprie mani. Sai che ti dico, che stai diventando vecchio. E come tutti i vecchi, noioso. Vuoi una caramella? Ma che caramella? Beh, ora mi scuserai, ma ho sonno. Del resto una buona dormita fa bene anche a te. Tu mi hai detto che t'avevi da fare. E allora ho da fare, va bene? Buonanotte. Per quella faccenda della motocicletta ne parliamo domani mattina. No, non crede di liquidarmi così, io non posso permettere. Guarda, sono le 11, capisci? lasciami andare. No, lasciami andare. Senti, Nanni, vieni qua, senti. Io ti voglio parlare di quel tuo famosissimo amico. È un serpente che una volta non l'hai voluto schiacciare, ora ti è tornato davanti, più velenoso che mai. Bada, ti proibisco di parlare così. Siamo arrivati a questo punto, eh? Un giorno o l'altro tu mi domanderai spiegazioni per averti aiutato a dargliele. Ma di chi stai parlando? E di chi tu vuoi parli? Di Stefano, ormai per te non c'è altro? Ah, questa poi è bella. Ma io sto parlando di Paolo. Stefano sa benissimo quello che vale. Ne parliamo domani mattina. No, non uscirai di qui, eh. Prima devi ascoltarmi. E allora va bene. Vai di là in bottega, vengo subito. Maledetto! Oh, Nanni! Apri la porta! Apri e spaccio la porta, sai! Cosa succede? Digli che apra! Nanni! Soprattutto fammi il santo piacere di non venirmi dietro, hai capito? Ciao. Ciao, buonanotte. Ma che cosa è successo? Armido, non sono un punto tranquillo. Dove gli andava, Nanni? Ma non so. Giù nel burrone alla caccia del tasso con il conte e con Stefano. Accidenti, lo sapevo io. Sono inquieto per lui. Voi non sapete nulla, eh? Stefano vuol fargli la pelle. Poco fa l'ho visto scendere, gli avevo un sacco sulle spalle. Io non sono tranquillo. Ma io non capisco. Perché Stefano odia mio marito, dopo averlo mandato in prigione? Ma che cosa gli ha fatto, Nanni? La mandò in prigione, sì, ma l'ha pagata cara quando gli è uscito. Che vi ricordate quel giorno che venne in bottega con tutta la faccia rovinata? Siamo stati noi Nanni a ridurlo così. Oh, Stefano. Buonasera, Nanni. Niente finora. Niente. È ancora presto. E il conte dov'è? Eccolo lassù. Io allora mi metto lì. No, aspettate. Col conte abbiamo un piano stabilito. Quel campo di Gran Turco presto ci batterà la luna. Così vedremo meglio il cammino che fa il tasso fino alla tana. Bisogna salvare Nanni. Io non sapevo niente. Credevo che Stefano da un po' di tempo si dimostrava così amico. Ah sì, amico. Ho tanto paura. Bisogna salvarlo. Andate, famiglia, andate subito. Chiamate qualcuno che venga con voi. Scendete subito. Può essere troppo tardi. Se la corretta non si sarebbe arrivata a questo punto, eh. Io glielo ho detto ripetuto, Stefano è un serpente, ma niente, duro. E mo.
maledetto! Ma non mamma da oretta, io mi sbaglio mai, lo so che io non mi sbaglio mai. Niente, non guardate così. Sono io, Armida. Siete voi, signor Conte? È successo qualche cosa a Nanni? Ditemi, non mi tenete così. Ma io non vi capisco proprio, siete voi che dovete dirmi cosa capita a Nanni. Dov'è Nanni adesso? Mi hanno dato il biglietto mentre tornavo a Firenze. Che biglietto? Cerchiamo di andare per ordine. Questo biglietto non è vostro. Questa non è la mia scrittura. Io non ho scritto mai nessun biglietto. Signor Conte, questa deve essere una cosa di Stefano. Stefano vuol vendicarsi di Nanni. Voi non sapete. Che notte. Ad essere soli ci sarebbe da aver paura. Sono le cose strane che da qualche tempo succedono in questo paese. Ma mi sembra che siate voi un po' strano, Stefano. Per forza. A me poi ne capitano di quelle. Vi ricordate, per esempio, ma parlo di 2 anni fa, quando mi rilasciarono? Vi ricordate, un giorno venne in bottega con la faccia tutta rovinata. Beh, quella storia del camion non era vero niente. E lo raccontate a me? No, ve lo racconto perché credevo vi interessasse. È il Conte. Non mi sembra strano quel Conte che se ne sta lì impalato? Io se fossi voi andrei a vedere. Tanto per questa notte il tasso. A me sembrate tutti un po' matti questa notte. Beh, io vado a salutare il conte. Ma voi che sapevate tutte queste cose, perché non mi avete detto prima? Soltanto stasera Faille mi ha raccontato. Stefano si dimostrava così amico. Ma ora bisogna fare qualcosa per salvare Nanni. Forse è già troppo tardi. Ve ne scongiuro. Io scendo subito, voi tornate dentro e cercate di star calma. Vedrete che tutto si accomoderà. Signor Conte. Io lo sapevo, maledetto. Non te lo dicevo, Nanni, che succedono delle cose strane da queste parti. Dov'è il conte? Ma come? Non gli avevi dato appuntamento per le 11 a casa tua? Il Conte è una persona ben educata. Non avrà mancato. Non è vero, me la pagherai. Credevi che la partita fosse chiusa solo perché mi sono lasciato mettere sotto i piedi per tanto tempo? Tu sei giovane, sei impaziente. Non avresti saputo attendere come me. Ma valeva la pena, ora mi ripago con tutti gli interessi. Aspetta a dirlo. Ti dimentichi che c'ho un fucile anch'io e miro dritto. Potrei anche uccidermi. Ma poi dovresti uccidere anche tua moglie, e poi il Conte, e poi te che hai combinato l'appuntamento. Povero Nanni, non la finirai più da Mazzargente. Spingiti, Nanni. Tua moglie non aspetta.
Nanni. Devi ascoltare. Ti ricordi quando si era ragazzi si andava sempre lì insieme? Un giorno caddi da un cipresso e tu dovesti portarmi a casa in spalla perché me l'ho fatto male ad una gamba. 10 miglia come sulle spalle. Una bella prova d'amicizia. E ti ricordi quel giorno che rubammo i fucili al babbo? Che aria ci davamo, a caccia proprio come i grandi. Coi fucili, i cani, il carniere e tutto. Ci mancavano solo le cartucce. Ti ricordi che lotte, che cadute, che corse, Nanni? Tu non puoi aver dimenticato. Ora devi credermi, io non ti ho mai tradito. Né io né tua moglie dobbiamo arrossire dinanzi a te. Il colpevole di tutto è Stefano, solo ora l'ho saputo. Ma non era quanto qua giù. Cosa hai fatto? Ora è finita. Stefano mi rimanda in prigione. E questa volta per sempre, ho paura. Va via! Vai a casa! Vai, vai! Vai! Ecco, sono io. Dormi. No, tu, c'è il conte. Il conte? O che sarà successo? Signor Conte, poi che gli è successo? Ma quello lì è Stefano. Povero Stefano. Che disgrazia. Eravamo alla posta del tasso. Lui ha lasciato il suo posto, non so perché. Non so spiegarlo. Io ho visto muovere e ho sparato. Ho capito subito che era successo qualcosa. Sono corso su, ma quando sono arrivato era già immobile. Ti cercava Faille, lo sai. Lo so, era in pena per questa caccia. E questa sera è andata male. Ma presto dobbiamo tornarci. Io e il Conte.